Ciao amici e amiche del segno del Sagittario, benvenuti, io sono Angela e questo è Exoteric World, è così che mi trovate sui social. Questo è l'oroscopo settimanale dal 27 aprile al 3 maggio. Prima di iniziare vi ricordo che è una stesa generica, prendete solo ciò che vi risuona, se volete potete integrare col vostro ascendente per avere qualche informazione in più. In descrizione trovate le recensioni dei mazzi usati, i link per acquistarli e i link alle playlist per conoscere il significato delle carte della Sibilla Lenormand e della Sibilla italiana. Vi invito a iscrivervi e abbonarvi al mio canale per sostenere il mio lavoro. Vi ringrazio moltissimo se lo farete o l'avete già fatto. E adesso partiamo con la lettura. Innanzitutto andiamo a vedere le energie principali, poi i segni generali da attenzionare e vedremo l'amore, il lavoro e le finanze. Allora, come prima carta troviamo la casa, sicuramente porta un po' più di pace, serenità, ovviamente riguardo alla casa o ai luoghi che si frequentano maggiormente, anche per questioni strettamente personali, quindi legate alla famiglia, alla sicurezza, forse anche materiale, però anche se abbiamo intenzione di riposarci o di ricaricare proprio le nostre energie, idee per cercare nuove soluzioni. Io dico questo perché vedendo la carta del diario non solo riguarda nuove soluzioni, indica ricerca, studio, valutazione e osservazione di alcune cose. Si vede proprio tanto un'energia proprio di preparazione, quindi magari alcuni di voi si stanno preparando proprio nel corso della settimana a fare qualcosa di specifico, altri magari di qualcosa a lungo termine, altri magari di attivare delle comunicazioni, degli scambi, delle informazioni che vi possono essere utili, soprattutto secondo me legato tanto alle questioni strettamente personali di benessere e anche le questioni pratiche lavorative e il denaro stesso. I segni zodiacali da attenzionare nella vostra settimana sono principalmente quelli di aria. Gemelli, Bilancia e Acquario, e abbiamo anche un po' quelli di Terra, Toro, Vergine e Capricorno. E adesso procediamo con l'ambito amore. Ambito amore, coppia single. Ovviamente per chi non è interessato magari può ascoltare lo stesso, alcune cose possono riferirsi ai legami familiari, alle amicizie. Allora, troviamo il croco. Molto positiva, sicuramente di condivisione, di apertura, di sincerità, onestà, anche di eventi positivi. È un po' nel corso della settimana che potrebbe esserci un po' di tensione. Le cause possono essere tantissime, a volte anche esterne, che si riflettono nella coppia. Magari c'è qualcuno che insinua, che mette zizzanie, provoca, oppure semplicemente magari vi sentite in qualche giornata un po' appesantiti, un po' stressati. Quindi la ginestra sì, spesso può indicare una fase di stanchezza, però quella stanchezza che porta proprio nervosismo, diffidenza, sospetto, gelosia, queste possono essere altre emozioni negative. Dipende da quello che state vivendo, cioè se magari ci sono delle situazioni già da un po' critiche, difficili da gestire, magari cose che vengono dette che sono fastidiose, promesse che non vengono mantenute, cose che magari come vi dicevo possono dipendere anche da situazioni e persone esterne o purtroppo ahimè anche legate alla famiglia stessa. Quindi in base a quello che vivete ci sta che in realtà ci sia in voi
la ricerca, di riflessione, di protezione di voi stessi, di prendervi cura e di concentrarvi magari su un qualcosa che vi possa aiutare proprio a risolvere concretamente. Direi che la comunicazione è molto importante, quindi di non tenervi tutto dentro, più che altro è vero di fare attenzione, però forse questo è il caso di far emergere qualcosa. Per i single cosa vogliono dire queste carte? Che, magari se appunto non ci sono soddisfazioni, non ci sono situazioni tanto positive, possono far fatica a emergere sia perché, magari c'è ancora qualcosa in corso che non è stato risolto, una vecchia relazione, magari si è ancora in frequentazione di qualcuno del passato che si fa fatica a lasciare andare, oppure non c'è più la frequentazione, però in qualche modo c'è difficoltà proprio a, trovarsi e procedere, quindi andare avanti, oppure magari c'è, qualche conoscenza che state valutando, che state osservando un po' da lontano, oppure cercando di cogliere e carpire delle informazioni, anche per capire e studiare come, procedere. Se farvi avanti, se aspettare che invece ci sia, un approccio, una comunicazione da parte dell'altra persona, quindi si è un po' in quella fase, di dubbio e di incertezza, che può essere costruttivo o positivo. Quindi qui è da valutare. Con queste energie, con queste carte io consiglio proprio di verificare, prima di, prendere iniziativa o prima di dire e fare qualcosa. Quindi meglio aspettare. Vediamo che cosa vogliono dirvi adesso per le questioni più pratiche del lavoro, delle finanze. Allora, innanzitutto c'è la carta della fortuna, che già come carta e come significato indica un cambiamento positivo, magari in situazioni complesse con dei problemini o di stress o altre cose un po' particolari, ecco che arriva la fortuna a portare un miglioramento, portare nuova speranza, determinazione e volontà che vi aiuteranno proprio a gestire al meglio alcune cose. Può anche saltar fuori, qualche novità interessante da valutare. Come ho detto sin dall'inizio, queste sono energie di concentrazione, energie di valutazione, studio e osservazione, magari, soprattutto per chi sta veramente studiando con, un corso, o chi sta valutando di farlo e quindi anche di muoversi in questa direzione, chi vuole migliorare le proprie competenze e chi magari non è proprio soddisfatto di quello che sta vivendo in questo momento a livello finanziario e lavorativo e state pensando di attuare una svolta. Come vi dicevo, qualche novità può arrivare, però vi dovete un attimino organizzare, dovete verificare e cercare di valutare tutto quello che avete a disposizione per poi prendere la scelta giusta. Questo vale veramente, veramente per tutti, quindi per chi ha il lavoro, magari, di valutare delle comunicazioni, valutare quando intervenire o se volete fare un certo tipo di richieste, se volete appunto studiare e migliorare le vostre competenze, se state valutando di fare dei possibili investimenti, acquisti, a maggior ragione meglio, aspettare un momento più favorevole, o comunque cercare le indicazioni giuste e, soprattutto per chi è in cerca effettivamente pian pianino di muoversi e di valutare delle proposte, delle idee in arrivo. Magari vedendo questa carta qualcosa potrebbe non essere proprio quello che state cercando, però magari utile per sbloccare una situazione. Si conclude qui la lettura, vi ringrazio per avermi seguita. Se volete in alto a destra trovate il logo per iscrivervi al canale, mentre in basso trovate le schermate per vedere il vostro oroscopo mensile e lunare quindicinale. Alla prossima, vi auguro una buona settimana. Ciao!